Ciao, il prossimo lunedì 30 marzo, fra un paio di giorni, avrò il piacere di partecipare a un evento dal vivo con Antonio Rizzo e altri amici, un evento che sarà all'interno del ciclo di incontri Idee in Movimento. Partiremo nella riflessione della serata dall'ultimo libro di Antonio, scritto insieme a Paolo Legrenzi, Pensare con l'intelligenza artificiale, un'alleata possibile. Dunque, questo qua è il libro. Eccolo. Ehm, è un incontro a cui non dovreste mancare, di persona o in collegamento streaming, perché cade in un momento in cui il dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale sembra essersi incagliato in una stucchevole dicotomia. Da una parte troviamo l'apocalisse imminente, la narrazione per cui le macchine ci ruberanno tutto, a cominciare dall'anima per finire con il lavoro, la privacy e la libertà, riducendoci un po' a scarti biologici in un mondo governato da algoritmi inarrestabili. Dall'altra prospera una salvifica tecno-utopia, la promessa messianica che le macchine ci libereranno definitivamente della fatica terrena, cureranno ogni malattia, ottimizzeranno il clima e ci riporteranno in un severiniano Eden tecnologico post scarsità, dove l'unico nostro compito sarà goderci il reddito universale di base. Oggi riprenderemo alcune riflessioni che ho maturato in occasione di un precedente incontro su questo argomento, quello con Mario De Caro, intitolato appunto Né Apocalisse né Salvezza. Ritengo sia vitale smarcarsi da questa trappola narrativa bifronte. Entrambe le visioni, in fondo, nascono da un vizio intellettuale profondamente radicato nella nostra cultura. La rassicurante e falsa convinzione che il domani sia una sceneggiatura già scritta, un binario prefissato su cui noi figuriamo solo come colli, trasportati passivamente, privi di qualsivoglia controllo, a una velocità peraltro folle, ad opera dei poteri che dominano l'economia e la tecnologia. In preparazione di questo nuovo evento voglio cercare di mettere a confronto la prospettiva pragmatica e cognitivista di Rizzo e Legrenzi, che si fanno portavoce di una vera e propria intelligenza aumentata, con le due visioni divergenti che dominano il panorama odierno. Quindi prima ragioneremo su questi aspetti del dibattito, poi parleremo un po' del libro da cui partiamo per l'evento di lunedì. Da un lato l'ossessione per una imminente intelligenza artificiale sovraumana, aspirazione ben incarnata dalle posizioni di Dario Amodei, CEO di Anthropic, e dall'altro la cruda realtà sociopolitica ed economica efficacemente descritta da Maximilian Casey. Il risultato è la necessità di porci in modo chiaro una domanda sostanziale. Stiamo davvero assistendo all'emergenza di una nuova mente aliena e in prospettiva sovraumana destinata a sostituirci, o stiamo semplicemente espandendo i confini della nostra stessa mente attraverso nuovi strumenti? E quanto della prima narrazione serve piuttosto come cortina fumogena per nascondere enormi interessi economici? Ecco, queste sono le domande che mi voglio porre in questi pochi minuti. Comunque, dopo questa lunga introduzione, come sempre, mentre voi vi iscrivete e mettete like, mi raccomando, ecco a voi la sigla. Uno. L'intelligenza sovraumana, il transumanesimo della Silicon Valley e l'adolescenza della macchina. Partiamo dalla narrazione egemone, quella della Silicon Valley, qui ben rappresentata da Dario Amodei. Nel suo recente e anche corposo scritto The Adolescence of Technology, il leader di Anthropic, l'azienda che è dietro Claude, ci pone di fronte all'IA non come un semplice strumento statistico, ma come a un sistema talmente complesso da sviluppare qualcosa di analogo a una vera e propria vita psicologica interiore. Amodei usa esplicitamente la metafora del rito di passaggio e dell'adolescenza per descrivere l'attuale fase tecnologica, proiettando inevitabilmente un'immagine organica e psicologica direttamente sulla macchina, descritta appunto come in rapida crescita. C'è una chiara, deliberata tendenza ad attribuire ai grandi modelli linguistici una profondità insondabile.
Si ipotizza che scalando questi modelli emergeranno spontaneamente comportamenti complessi ed emozioni funzionali. Personalmente non sono affatto uno scettico a priori sulla possibilità dell'emergenza di comportamenti complessi in sistemi su larga scala. È un orizzonte scientifico affascinante e ne abbiamo già alcune evidenze. Molto di quello che gli attuali modelli sono in grado di fare, infatti, emerge dalla loro struttura e non era prevedibile. Quello che però dobbiamo criticare aspramente è l'agilità con cui si passa dalla statistica computazionale all'idea dell'avvicinarsi di una superintelligenza, dai tratti terribili e misteriosi. Alcuni dei teorici di questa cosa sono, per esempio, Noah Harari. La retorica di Amodei flirta apertamente con le derive più radicali del pensiero di certo transumanesimo tecnocratico, l'idea ossessiva di dover creare un AGI, un'intelligenza artificiale generale, e in ultima istanza una intelligenza sovraumana. In questa visione l'essere umano è percepito come un hardware biologico ormai obsoleto, destinato a essere superato o salvato da un successore di silicio che stiamo attivamente partorendo in questa fase storica. È una vera e propria religione laica in cui i CEO delle big tech si immaginano come demiurghi tormentati, in definitiva unici detentori del fuoco prometeico, e questo la dice lunga sulla qualità di queste persone. Questa antropomorfizzazione dell'algoritmo, dargli un'anima, una psicologia in via di sviluppo, serve a due scopi. Primo, vendere un sogno o un incubo, che fa lo stesso, che giustifica valutazioni azionarie spaventose. Secondo, funge da formidabile liability shield, scudo della responsabilità, se la macchina sbaglia, se licenzia ingiustamente un lavoratore o se allucina. La colpa non è di chi l'ha programmata frettolosamente, è che l'IA sta crescendo, è un adolescente, sfugge persino a noi, ci dice Amodei. La pretesa sovraumanità della macchina diventa una comoda scusa per le mancanze umanissime delle aziende che la vendono. 2. La cortina fumogena e il mito dell'inevitabilità. A smontare questa mitologia tecno-religiosa ci pensa il salutare, fragoroso secchio d'acqua, acqua gelata, gettato sui circuiti elettronici degli slanci più lirici dei padroni delle big tech, secchiata buttata dall'economista Maximilian Casey nel suo The Means of Prediction. Un bel libro che vi consiglio. Casey smonta efficacemente il mito dell'inevitabilità del destino dell'IA e del nostro ruolo di passivi spettatori dell'evoluzione di questa futuribile entità sovraumana. Casey definisce il nostro stato d'animo collettivo come rassegnazione pubblica, la percezione paralizzante che l'evoluzione dell'IA sia un destino condiviso a cui rassegnarsi e non una scelta su cui legiferare e decidere. La favola dell'intelligenza aliena e superiore serve esattamente a generare questo effetto politico, come abbiamo accennato e come ripetiamo. L'IA, spogliata dal marketing brillante e molto contemporaneo e dai pretesi riti di passaggio adolescenziali, è fondamentalmente un gigantesco, efficientissimo mezzo di predizione statistica. E da questa sua radice, per quanti progressi si stiano facendo, essa non accenna a distaccarsi. E la predizione, ci ricorda Casey, l'economista, non è mai un atto neutro. Serve a ottimizzare obiettivi definiti a monte da chi possiede e progetta l'algoritmo. Se nell'Ottocento il potere sociale si misurava nel controllo dei mezzi di produzione, oggi si misura nel controllo dei mezzi di predizione. Scusate la battuta. Mantenendo il pubblico e anche i legislatori intrappolati in questa nebbia di rassegnazione, facendoci dibattere filosoficamente se ChatGPT e Claude abbiano un'anima, oppure se ci stermineranno di comune accordo nel 2045, come se fossero a quel punto una super divinità malvagia, i signori del Silicio portano avanti indisturbati la loro agenda. Un'agenda geopolitica ed economica del qui e ora. Un'agenda fatta di estrazione intensiva dei nostri dati e della progressiva, silenziosa automazione del controllo sociale e lavorativo, con la complicità di stati asserviti alla logica del profitto anch'essi. 3. Pensare con l'IA, intelligenza aumentata e didattica. Adesso veniamo al libro di
Antonio Rizzo e Paolo Legrenzi. Esattamente, infatti, in questo spazio ripulito dal misticismo transumanista da un lato e dalla rassegnazione disfattista dall'altro, che il libro di Rizzo e Legrenzi, Pensare con l'intelligenza artificiale, si inserisce, lo dico senza piaggeria, Antonio, con la forza di una riflessione ben argomentata che ci dà una prospettiva molto più realistica, imminente e interessante. Gli autori propongono una visione radicalmente alternativa a quella dell'intelligenza artificiale che ci vogliono vendere, il paradigma dell'intelligenza aumentata. Non a caso questa prospettiva è sostenuta dai percorsi accademici e professionali degli autori. Paolo Legrenzi, figura storica della psicologia cognitiva italiana e studioso dei meccanismi del ragionamento, e Antonio Rizzo, esperto di scienze cognitive e pioniere del design dell'interazione. Insieme hanno le lenti adatte, le lenti perfette per guardare all'IA non come a una potenza oracolare, ma come a una nuova estensione delle capacità umane. Per fornire delle basi solide a questa tesi, la prima parte del libro, che si intitola Una storia dell'intelligenza artificiale, ripercorre in modo davvero non banale l'evoluzione storica e tecnologica della cibernetica, poi chiamata intelligenza artificiale, offrendo infine un'analisi interessante dell'architettura dei transformer e degli LLM. Comprendere la meccanica statistico-linguistica alla base di questi modelli è infatti il prerequisito essenziale per demistificarne l'aura magica e comprenderne i reali limiti operativi e le grandi opportunità che viceversa possono offrirci come prolungamento delle nostre capacità. È proprio analizzando questi limiti che gli autori introducono una chiave di lettura che ho trovato affascinante, chiamando in causa le categorie del premio Nobel Daniel Kahneman, molto legato ai due pensatori e di cui si è parlato molto anche nello scorso evento, rese celebri nel famosissimo libro Pensieri lenti e pensieri veloci. I grandi modelli linguistici, per la loro natura intrinsecamente probabilistica, simulano in modo straordinariamente efficace quello che Kahneman definisce il sistema 1. Il pensiero veloce, intuitivo, associativo e automatico. Le reti neurali sputano fuori, come sappiamo, risposte sintatticamente plausibili a una velocità supersonica, affidandosi a una capacità formidabile di riconoscimento dei pattern. Tuttavia, queste entità mancano strutturalmente del sistema 2, il pensiero lento, logico, deliberativo, quello capace di dubbio sistematico, di calcolo formale rigoroso e di pianificazione reale e a lungo termine. La tesi di Rizzo e Legrenzi, che sembra fare a pezzi le illusioni sull'AGI imminente, è che non sarà attraverso questi meccanismi statistici, non importa quanto li si renda più grandi e più potenti, con nuovi miliardi di parametri, che si potrà costruire un vero sistema 2 artificiale. Calare un sistema 1 all'infinito non genera per incanto una razionalità profonda. Se la macchina offre un super sistema 1, chi deve metterci il sistema 2 allora? Ovviamente noi. Da qui, nella seconda parte del saggio, intitolata L'intelligenza aumentata e alcune possibili applicazioni, l'indagine si fa propriamente speculativa, spostando il baricentro dall'algoritmo all'interazione attiva con l'essere umano. Qualcosa nella posizione di questo libro mi ha ricordato la teoria della mente estesa, l'extended mind, formulata da Clark e Chalmers. Secondo questa tesi, i nostri processi mentali non si fermano ai confini della nostra scatola cranica o ai confini dell'epidermide, ma al contrario, la mente si estende nell'ambiente incorporando gli strumenti esterni, un taccuino, uno smartphone, il linguaggio stesso, come parti integranti del nostro apparato cognitivo. Clark e Chalmers non mi pare siano citati da nessuna parte nel libro e magari questo potrà essere un buono spunto per una domanda da fare in diretta al professor Rizzo. Al di là di questo mio accostamento, per Rizzo e Legrenzi l'IA non è un'entità altra, bensì è l'ultima potentissima estensione della nostra mente attraverso le tecnologie che la nostra specie ha ideato a partire dalla scrittura. Come sottolineano con grande forza nel libro, il linguaggio non serve solo a trasmettere un sapere già formato, ma ha una natura profondamente dialogica che ci permette di creare nuova conoscenza. Avendo addestrato enormi reti neurali a dominare la struttura semantica del linguaggio, abbiamo creato un formidabile partner per questo processo di co-creazione. Nel saggio questa prospettiva prende vita calandosi nelle possibili applicazioni di questa sinergia in ambito didattico, ad esempio. L'IA non sostituisce il docente o la fatica dello studio, ma agisce come un
inesauribile tutor dialettico per lo studente. Spostandoci nell'industria 5.0, come evidenziano le ricerche stesse di Rizzo sul federated learning, e la rilevazione di anomalie nei macchinari ad alto consumo energetico. L'IA funge da vero e proprio amplificatore sensoriale che affianca l'operatore umano, mentre in medicina, per esempio, diventa un simulatore insostituibile per il training clinico. In tutto questo trovo una forte e affascinante risonanza con il mio personalissimo rapporto quotidiano con l'intelligenza artificiale, che è diventata sempre di più uno sparring partner intellettuale e uno strumento di efficientamento nello studio. I grandi modelli linguistici, appunto gli LLM, non sono quindi un punto di rottura tra il passato e un futuro più o meno distopico e incognito, ma la naturale prosecuzione dell'evoluzione di quella invenzione straordinaria che è stata la scrittura. Questo è un mio pallino di cui spero torneremo a parlare presto. La neuropsicologia della lettura, penso in particolare ai lavori di ricercatori come Davide Crepaldi, e alle indagini sui meccanismi cerebrali che analizzano i processi che ci permettono di identificare più di 300 parole al minuto, ci insegna che la diade scrittura-lettura è un autentico miracolo evolutivo, ma di natura culturale, non banalmente biologica. Noi esseri umani non possediamo infatti un organo della lettura. Contrariamente al linguaggio parlato, non abbiamo avuto il tempo biologico per evolvere strutture cerebrali geneticamente dedicate a codificare e decodificare un testo scritto. Abbiamo invece operato un fenomenale riciclaggio neuronale, riadattando plasticamente aree del cervello come la Visual Word Form Area, originariamente nate per riconoscere oggetti e forme naturali. Questo al fine di processare i simboli visivi a velocità strabilianti. La scrittura è stata quindi la nostra prima vera protesi cognitiva per eccellenza, il sostrato su cui abbiamo esternalizzato e costruito l'intera nostra memoria collettiva e la prova finale della grande e infinita adattabilità del nostro cervello. Le intelligenze artificiali generative si innestano esattamente in questo percorso evolutivo. Se la scrittura ha infatti consentito di trasmettere idee e storie a persone lontane nel tempo e nello spazio, e l'invenzione della stampa ha enormemente amplificato l'accesso a questa immensa memoria scritta, gli LLM rappresentano un gradino evolutivo ulteriore di questo stesso processo. Non ci limitiamo più a esternalizzare la conservazione dell'informazione, ma stiamo iniziando a esternalizzarne e potenziarne l'elaborazione attiva. In definitiva, pare proprio che non sarà l'evoluzione biologica a fornirci un nuovo e specifico organo cerebrale per dominare l'infinito multiverso di testi che abbiamo prodotto e che continueremo a produrre. È stata la tecnologia delle reti neurali artificiali a dotarci nel giro di pochissimi anni di un nuovo e potentissimo apparato cognitivo esteso. In questo ci ho messo un po' del mio. Gli autori non sono di fatto degli ingenui tecno-utopisti alla moda della Silicon Valley, ed è proprio qui che risiede la maturità della loro impostazione e l'interesse del libro. La visione di un'alleata possibile solleva comunque interrogativi cruciali su cui personalmente incalzerò il professor Rizzo durante la serata. Prima di tutto, se l'IA diventa parte integrante della nostra mente estesa, come ci assicuriamo che questa estensione non diventi un amplificatore di bias e pregiudizi sistemici? È un rischio davvero tangibile che gli stessi autori analizzano affrontando il problema della trasmissione del pregiudizio algoritmico nel training medico. Che noi facciamo poi della diffusa paura che l'intelligenza ci renda stupidi, il cosiddetto de-skilling. Proprio è uscito un articolo, ho letto un articolo proprio oggi su questo argomento, è un continuo. Oppure che ce ne facciamo dell'idea che essa possa distruggere la nostra autonomia di giudizio. Preoccupazioni che dovrebbero riguardare forse più altri strumenti tecnologici che proprio l'intelligenza artificiale, ma questo è un altro discorso. Una questione che mi è saltata alla mente leggendo il libro riguarda il rapporto di vicinanza degli autori con le teorie di Jean Piaget, che vengono più volte richiamate, ma di cui Legrenzi è stato in passato anche un critico, oltre che un estensore. Mi riferisco in particolare all'assunto centrale della sua epistemologia genetica, delineato nel libro Psicogenesi e Storia della Scienza, scritto insieme a Rolando Garzia. L'idea che l'apprendimento individuale delle discipline scientifiche, in una sorta di ontogenesi culturale, ricalchi il loro sviluppo storico e collettivo in una specie di filogenesi culturale. È infatti un'ipotesi chiaramente mutuata dalla cosiddetta legge biogenetica fondamentale di Haeckel, per cui lo sviluppo del feto ricapitolerebbe l'evoluzione della specie. È un buon modo per ricordarsi che l'ontogenesi ricapitola la filogenesi, e uno così si ricorda, lo dico per gli studenti,
qual è la filogenesi e qual è l'ontogenesi. Ecco, oggi l'idea di Haeckel è superata a causa della sua natura evidentemente semplicistica e lo sembrerebbe di poter dire di un'applicazione pedagogica letteraria della teoria di Piaget anche. Al di là di qualsiasi considerazione riguardante una certa area di storicismo che intravedo nella proposta di Piaget, e mentre possiamo essere d'accordo sul valore che le storie e le narrazioni possono avere, quantomeno nella didattica rivolta ai ragazzi più giovani, non si vede bene l'utilità di un'analogia tra storia del pensiero e processo di apprendimento. Pensiamo particolarmente alla matematica. Non è davvero possibile studiarla ripercorrendo davvero la sua storia. La storia della matematica è fatta di vicoli ciechi, salti logici, errori e grandi riorganizzazioni a posteriori per astrarre e formalizzare. Uno studente impazzirebbe cercando di seguirne gli intrecci originali. L'esempio della radice quadrata fatto nel libro si riferisce piuttosto a inquadrare una nozione in un racconto, in modo da far comprendere quel particolare concetto con una maggiore facilità. Cosa ben diversa è pensare di insegnare la teoria dei gruppi o le geometrie non euclidee partendo dal rifiuto greco per l'algebra e l'abbandono di un'intera civiltà nell'abbraccio della geometria per secoli e secoli. Capisco quindi benissimo il richiamo di Rizzo e Legrenzi a Vygotsky e a Bachin, a seguire sia la teoria dell'attività sia l'idea del dialogismo baciniano, e mi piacerebbe capire meglio il ruolo che un'idea come quella di Piaget può davvero avere nello sviluppo di una teoria del rapporto dialettico e intellettuale tra uomo e macchina. E ancora, un interrogativo che mi sembra il caso di porre all'autore è come sia possibile pensare davvero di conciliare una tecnologia prettamente linguistico-statistica con la conoscenza tacita di cui parla Michel Polanyi. Polanyi ci ha consegnato un principio tanto semplice quanto apparentemente insormontabile per un algoritmo. Possiamo sapere più di quanto sappiamo raccontare. Esiste infatti un'immensa e vitale dimensione del sapere umano che sfugge ostinatamente a qualsiasi codifica linguistica o manualistica. Si tratta, per esempio, dell'intuizione clinica di un medico esperto che percepisce un'anomalia nel paziente da un impercettibile pallore prima ancora di leggere le analisi, o la sensibilità di un operaio specializzato che riconosce un guasto imminente dal semplice cambio di vibrazione o dal ronzio di un macchinario industriale, o in termini più quotidiani all'atto in sé di andare in bicicletta. Tutta questa sterminata conoscenza non è scritta da nessuna parte, non può essere racimolata su internet e di conseguenza non può far parte del dataset di addestramento di un LLM. Se le intelligenze artificiali generative sono onnivori divoratori di conoscenza esplicita, esse rimangono strutturalmente cieche e sorde di fronte a questo inesauribile bagaglio di sapere non verbalizzato e non verbalizzabile. Come può dunque avvenire una vera e proficua alleanza se la macchina è esclusa per definizione da questa metà invisibile ma essenziale del nostro intelletto? Parliamo in definitiva di quella saggezza pratica, almeno parzialmente, non scritta e radicata nell'esperienza corporea, che si acquisisce solo sporcandosi le mani con la realtà, di cui, ancora una volta, abbiamo anche parlato con Mario De Caro nell'evento precedente. Dove finisce l'estensione cognitiva e dove inizia la comoda deresponsabilizzazione umana? 4. Né apocalisse né salvezza, la responsabilità del giudizio. C'è un vecchio articolo nel numero di giugno 1973, l'anno in cui sono nato io, un mese dopo, di Le Scienze e di marzo di Scientific American, intitolato La tecnologia della bicicletta di S.S. Wilson, in cui si afferma, io non l'ho letto però mi dicono, si afferma che l'essere dalla locomozione più efficiente in assoluto sia un uomo in bicicletta, più efficiente dell'efficientissimo condor e di qualsiasi altro animale. Questo articolo è rimasto famoso non in sé, ma perché ispirò una delle trovate di marketing del solito Steve Jobs, che definì, anni dopo, tanto la cosa l'aveva colpito, come ha colpito anche me quando l'ho sentita la prima volta, Jobs definì il computer come una bicicletta per la mente, quindi un potenziamento e un efficientamento della mente umana. A far riaffiorare questo aneddoto è stata una citazione di questa frase in Pensare con l'intelligenza artificiale, quando gli autori ci parlano di uno dei grandi padri della moderna informatica, Douglas Engelbart. Engelbart
Cito dal libro, Engelbart introdusse nelle discipline della computazione il concetto di scaffolding cognitivo, ovvero la possibilità di creare strumenti che potessero facilitare il pensiero umano strutturandolo, amplificandolo e rendendolo più efficace. Egli vedeva il computer come una sorta di bicicletta per la mente, un mezzo attraverso cui l'uomo poteva amplificare la propria intelligenza naturale. In definitiva, potremmo paragonare l'intelligenza artificiale contemporanea all'unica cosa potenzialmente più efficiente di una bicicletta elettrica. c'è, c'è chi vede in ogni strumento creato dall'ingegno umano un fattore di infiacchimento. L'auto ci ha resi grassi, gli occhiali non ci costringono a sforzare la vista e l'intelligenza artificiale ci rimbambirà definitivamente. È chiaramente un atteggiamento manicheo e privo di una vera profondità di riflessione. Le nostre tecnologie, tutte, fanno parte del nostro lignaggio di esseri umani e ognuna a suo modo ha contribuito a rendere la vita dell'umanità migliore, anche in prospettiva. Nessuna di esse è stata priva di controindicazioni, ovviamente, e sicuramente tutte hanno avuto i loro detrattori. C'è l'esempio di Socrate, che si scagliava contro la scrittura, come è noto, accusandola di indebolire la memoria. Il grande padre di tutti i filosofi aveva ovviamente ragione. La sua memoria, la memoria di un cantastorie omerico, doveva essere un muscolo estremamente allenato. Ma che piccola perdita è stata a fronte della conquista di interi mondi e migliaia di vite parallele che la scrittura ci ha donato e ci dona sempre. Tutte queste critiche, infatti, non hanno fermato il nostro percorso verso un potenziamento costante delle nostre capacità fisiche e intellettive. È una strada, come dimostrato dal fatto che un atleta contemporaneo ha capacità superumane rispetto a un atleta dell'antichità e dal fatto che la maggior parte dei conseguimenti scientifici si datano agli ultimi 2 secoli. Vabbè, questo è un altro discorso. È una strada, questa, dell'espansione delle nostre capacità, su cui è doveroso procedere, ma anche doveroso procedere con la giusta cautela e con la consapevolezza che c'è sempre un prezzo da pagare. C'è sempre un prezzo da pagare, che ne dicano certi transumanisti. Insomma, qui mi sono un po' dilungato, ma era in definitiva inevitabile. Di tante cose legate al bel libro di Rizzo e Legrenzi non ho potuto proprio parlare in questa sede. Prepararsi a un evento come quello alle porte significa dover tirare le somme di un lungo percorso di letture, conversazioni e riflessioni. Comunque non dobbiamo mai trascurare in tutto questo come un faro nella notte del marketing globale, il mantra che deve farci da punto di riferimento in questo decennio, turbolentissimo e terribile, è sempre e comunque né apocalisse né salvezza. Dobbiamo insomma liberarci dall'ossessione di cercare fantasmi e divinità dentro le architetture digitali per essere davvero padroni della nostra mente stessa. L'IA rimane uno specchio potentissimo, una protesi straordinaria, ma l'unica vera intelligenza profonda, l'unica intenzionalità direzionale e l'unica ineluttabile responsabilità etica e legale rimane saldamente la nostra. Se non mi credete, provate a fare causa a un'intelligenza artificiale. Noi non siamo solo cervello, noi abbiamo un corpo, siamo immersi in un fragile ecosistema sociale, proviamo dolore, abbiamo speranze e abbiamo sempre qualcosa da perdere. Le macchine no. Il costrutto digitale che chiamiamo intelligenza artificiale non soffre. Proprio per questa incolmabile asimmetria esistenziale non possiamo mai delegare a una rete neurale disincarnata il peso del giudizio finale, ma dobbiamo imparare a usarla per forgiare un giudizio umano critico più solido e più profondo. Vabbè, e con questo mi sembra di aver detto tutto quello che mi pesava di dire. Di tutto questo, intelligenza aumentata, superintelligenza, conoscenza tacita e responsabilità e quant'altro di cui ho detto, discuteremo quindi lunedì 30 marzo 2026 all'interno del ciclo di incontri Idee in Movimento, promosso dalla terza missione dell'Università di Siena e dall'Associazione Episteme. Sarà l'occasione perfetta per esplorare come i sistemi di IA stiano diventando sempre più parte dei nostri processi cognitivi e per interrogarci su come imparare a pensare con le macchine. Ne parleremo a fondo con l'autore, Antonio Rizzo, e con Walter Fraccaro della Fondazione SciHub, Tiziano Bonini Baldini dell'Università di Siena e Chiara Mocenni, sempre dell'Università di Siena. Vi aspetto quindi dal vivo all'Auditorium Santa Chiara Lab di Siena e in diretta streaming all'indirizzo che vi lascio qui da qualche parte in descrizione sicuramente. Lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17, mi raccomando. È un'occasione imperdibile
per capire insieme come riprenderci il timone della nostra intelligenza e il governo sovrano della infosfera in cui abitiamo, volenti o nolenti. Dobbiamo smettere di comportarci come spettatori passivi, come pacchi inerti, in attesa che un'immaginaria entità superiore venga per salvarci dai pessimi politici o dannarci o giudicarci come le parrà a lei. La parola finale, quella che dà senso, direzione morale e valore a tutta la frase, spetta e spetterà sempre a noi umani. E quindi ricordandovi di mettere like, iscrivervi e commentare, come che ve lo dico a fare, per continuare a parlarne, io intanto vi aspetto e vi saluto. Ciao!